macchia d'inchiostro. Tra i fasti e lo sfarzo del 16 maggio 1770, la giovane Maria Antonietta non ne rimane minimamente oscurata. La sua figura emerge come una divinità, avvolta da un'infinità di diamanti. La citazione di Virgilio per quell'evento fu infatti, e dall'incedere parve vera dea. A Versailles, le camere in cui avrebbe dovuto ufficialmente alloggiare Antoine erano ancora in ristrutturazione. Da ciò emerge come la decisione sull'unione, presa da Luigi XV, sia giunta davvero, all'ultimo istante. L'arciduchessa pertanto fu costretta per i primi tempi a vivere nelle camere poste al piano terra, che per nulla si addicevano ad una figura di questo calibro. Ma l'educazione di Antoine era tale da non far pesare la cosa più di tanto, adeguandosi alla situazione. Tuttavia, non tutto è perfetto in questo quadro idilliaco. Un piccolo incidente, un gesto imperfetto, svela l'umana fragilità di Antonietta, una grossa colatura di inchiostro sull'atto nuziale. Questo dettaglio, quasi banale, in contrasto con la sontuosità circostante, rivela una parte autentica e vulnerabile di lei. È un momento di autenticità in mezzo a tutta la pompa cerimoniale. Un istante in cui il velo dell'etichetta cede il passo alla vera personalità di una Maria Antonietta ancora bambina. La sua firma, che si restringe man mano lungo il foglio, è una metafora della sua inesperienza e della timidezza che la contraddistingue come futura regina. Mostra il suo imbarazzo di dover affrontare un mondo nuovo e pieno di responsabilità, dove ogni suo gesto viene scrutato e giudicato da un popolo non suo e da un paese a lei ancora estraneo. Ma proprio questa imperfezione la rende ancora più affascinante. Una giovane principessa costretta a maturare in fretta per adattarsi alla corte austriaca e al suo ruolo. Mentre i fuochi d'artificio rischiarano il cielo, si può immaginare che il cuore di Maria Antonietta sia altrettanto infuocato dalle emozioni contrastanti che sta vivendo in quell'istante. Rien, un piccolo diarietto e il confidente silenzioso in cui il delfino è solito annotare, letteralmente, non più di un paio di parole al giorno. Per molti si tratta solamente di appunti, che serviranno poi a stilare le somme sul numero di prede cacciate dal delfino annualmente. Ma più probabilmente, quello è tutto ciò che Luigi riesce ad esternare. Quello che si legge all'indomani dalla prima notte di nozze in molti giorni, o per meglio dire mesi successivi, su quel diario, è una sola parola: rien, niente, il nulla. Anche la servitù che si appresta a riordinare il talamo, che era stato benedetto la notte precedente dall'arcivescovo di corte, trova il nulla. Le lenzuola sono infatti intonse, nessun segno di unione. Un tarlo malizioso e spontaneo si insinua dunque a corte. O nulla era davvero successo, oppure la castità di Antonietta era solo una menzogna. Nel frattempo, la delfina si destava pensierosa in un letto vuoto. Luigi è a caccia già da ore. La principessa è confusa e sprofonda sempre più nelle sabbie mobili dell'etichetta. Al risveglio, infatti, le sue stanze sono affollate. Un corteo ammassato fa la fila per svolgere la funzione della sua vestizione. Se ti piacciono i nostri contenuti, ti chiediamo di aiutarci a non scomparire. Basta un like a questo video, oppure iscriviti al nostro canale. Anche i commenti con un solo emoji ci aiutano. Grazie. La storia continua. Buona serata.